Stai tagliando i limoni o faccio la marmellata? Queste sono belle che sono senza osso, vedete che ossa non andavi. Questa non se ne capita uno, ma perché tagliai non andavi ossa. E sapete perché così? Perché moni a limonare faccio i fiori nuovi, faccio i yetti nuovi, e quindi si sdovacano. E io così questo faccio la marmellata. E va là prima andiamo a mangiare. Queste sono di queste nostrali, sono dei nostri. E ora vogliono cogliuti, se no si sdovacano. E vedi che sono bello succosi. Ma proprio non ho punto che non succo. E vedi qua, guarda, guarda. Lo scerone cacciati. E facciamo la marmellata. Questa è la limone che tagliai. E vedi che taglia a fetticeri. Ma c'è l'altro procedimento. Inizi dall'acqua per 24 ore. Lo scaricano e mi si ammorbidisce. Poi scolo ed è metto nella marmita come vogliono. Queste sono belle ammarazzate, così le botte si cucinano. Avete qua quanta acqua messa? Più o meno saranno 5-6 kg di limone, messi nelle 3,5 d'acqua. Questa cancia basta perché da mano a mano fanno pure un poco d'acqua e da su cuoiono a fuoco lento. Cioè qua si vede che si amalgama, vedete qua? C'è l'acqua da stessa. E mi raccomando a fuoco lento. E maniata continuamente, se no piglia. Questa non dà via acqua, è solo frutta. Già qua si ammelava, vedete? Questo è un composto, non è perché in marmellata mettono 1 chilo dicono che mettono 1 chilo di frutta e 1 chilo di zucchero. Io zucchero non ne metto assai. Io caccio che c'è uno secero, ogni tanto uno gabba. Come una gira. Vedete che è già quasi quagliata. Questa è già quasi cuoio di terzo. E poi io ci metto un goccio di zucchero all'ultimo. Il zucchero non deve mettere assai, sapete perché? Perché io da stando all'acqua, tutta la marume di limoni si indenesce. Quindi non ha che da crudo i limoni. Io insieme non ci metto manco 300 grammi di zucchero, manco 300 grammi di zucchero. Non 2,50 ti ho chiesto. Poi muore un po' mammella o quaglia. Io non la frullo perché mi piacciono, si vedono i pezzarelli sani. Ma ancora ida squaglia. Dopo che ida si stringe bella bella, la metto cauda nei boccacci. E i boccacci prima li cuoio e sterilizzo. Poi metto la marmellata che sto composto bello caudo, appena che la cuoio. I tappo e dopo torno a cuocere. Faccio le mie cose pulite davvero come faceva la nanna. Ma dice, ma perché non tu che sempre la nanna? Alcuni mi commentano, ma perché non tu che sempre la nanna? O sapete perché non tu che sempre la nanna? Perché sono io che interessarono, ne impararono. Giustamente tramandiamo quello che ne impararono. Sempre i nanni, per pure i genitori, perché pare che dico che no, però i nanni tramandavano ai figli e sempre a nanna aveva più tempo da imparare, i genitori vanno sempre fuori a scappa perché c'è una vita frenetica e piena di impegni. E da nanna si piglia tutto il tempo per i nipoti. Guardate che bella, ma questa già mela, avete canoccala su la cucchiara? Guarda. Io già quando ida si ferma, su la cucchiara ida è buona, così si dice cotta. A mela diceva a nanna. È pronta, vedete che bella, che viene bella. Un composto di limone. E questa non è che è frullata, è gugliuta, tanta bella compatta. La mettete nei boccacci. Mi raccomando, quando la mettete nei boccacci, guardate così i boccacci, non c'è aria. E poi la coprite. Dopo che la buda torna a cuocere, il boccaccio non ha mai chino. Hai allineato qua, vedete che si vede. La buda torna a cuocere, guarda quanto è bella. E ora vi posso dire, se volete venite.